Ciao a tutti, lo so che tanti di voi stavano aspettando questa recensione, ma prima di tutto fatemi ringraziare Sony Italia per avermele inviate in prova. Sono uscite già da qualche settimana, ma stranamente si trovano poche recensioni in giro, probabilmente perché saranno tutti presi dalle Mark VI, e giustamente direi. Se non sapete a che cosa mi riferisco con Mark VI, sono le nuove cuffie a padiglione di Sony, la sesta generazione appunto. Ma veniamo a queste C710N, dicevo, che in pochi ne parlano, anche se in realtà dovrebbero, visto che sono la versione migliorata e aggiornata delle C700N, che hanno avuto un ottimo successo negli anni scorsi. Questa nuova versione, come dicevo, si aggiorna e lo fa implementando il Bluetooth in versione 5.3 e soprattutto una versione migliorata della soppressione del rumore, fiore all'occhiello dei prodotti della casa giapponese. Ma prima di addentrarci nei dettagli di queste C710N, vediamo insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Parto dalla confezione perché merita due parole a parte. È composta al 100% da carta e cartone, non c'è un solo elemento di plastica tranne la custodia e gli auricolari, ovviamente. Un plauso quindi a Sony per avere da qualche tempo intrapreso questa strada. Però, Sony, tutti questi manuali e manualetti di carta magari anche no. Cioè, non so se è qualcosa di imposto da qualche ente europeo, ma tanti produttori ormai includono solo una guida rapidissima al prodotto e demandano tutto all'app. Io suggerirei di fare lo stesso. Ad ogni modo la dotazione è completa, visto che oltre alla custodia con gli auricolari all'interno abbiamo il cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 20 cm e due paia di gommini taglia S ed L in tinta con la colorazione scelta e tenuti insieme da questo coso sempre di cartoncino. E a proposito di colori a disposizione, ho qui con me la versione probabilmente più bella, o comunque quella che avrei acquistato io se Sony non me le avesse inviate, che poi è anche l'unica variante trasparente, questa blu. Le altre varianti sono opache e oltre al nero e al bianco c'è anche il rosa a disposizione. Ma vediamo più da vicino la custodia, dove risalta subito la completa trasparenza della custodia, sia il coperchio che il corpo, che lascia esposta la struttura interna e dove riusciamo a vedere non solo l'elettronica interna, ma anche la batteria sul lato inferiore. A questo proposito è inutile che ve lo dica più tardi, quindi ve lo anticipo ora, non c'è la ricarica wireless, altrimenti qui sotto avremmo visto la bobina per la ricarica, invece della sola batteria. Nel lato anteriore abbiamo il piccolo LED multicolore per le notifiche circa lo stato della batteria, di accoppiamento e così via, mentre nel lato posteriore trovano posto la porta di ricarica USB-C e il piccolo pulsante qui di lato per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Ma le caratteristiche che colpiscono di più, se avete modo di vederle dal vivo, sono la dimensione e il peso. Queste C710N sono molto comode da maneggiare, sono arrotondate e restituiscono un ottimo feeling, sia per la qualità delle plastiche, sia perché con i 47 grammi di peso totale e dimensioni di 7,2 x 3,3 x 3,4 cm sono facilissime da trasportare già nella tasca dei jeans, figuriamoci poi in una borsa o nello zaino. Anche la costruzione è molto buona, vi dicevo prima dei materiali, ma anche la cerniera della custodia è solida a sufficienza per evitare disallineamenti e resistere anche alla torsione. Solo per il coperchio avrei preferito una soluzione differente perché grazie all'attacco frontale è sempre semplice da aprire, ma ha un gradino qui, uno scatto da fare prima della completa apertura. Qui avrei preferito un'apertura più accompagnata e fluida. Per chiudere, ancora una nota che fa sorridere. Di solito le custodie sono opache con gli spazi per gli auricolari lucidi. Qui per Sony è l'opposto. Siccome la custodia è in plastica lucida, gli spazi per gli auricolari sono opachi. Rispetto al precedente modello, dal punto di vista delle forme cambia poco, direi giusto il minimo qui e lì, mentre è evidente la modifica che Sony ha deciso di fare circa l'area esterna, che ora è touch, mentre nelle 700N era a pressione, c'era un pulsante insomma. La forma quindi è quella classica delle buds e tutti gli elementi sono esattamente dove dovrebbero essere. Nella parte interna abbiamo i due pin per la ricarica e il sensore di prossimità, mentre l'area esterna, come ho detto prima, è occupata principalmente dall'area touch. Questo modello infine implementa la soppressione del rumore, lo fa attraverso due microfoni per auricolare che sono posizionati nel modo seguente. Il primo è sulla parte alta della capsula in prossimità di questo piccolo foro bordato di nero e il secondo è nella parte bassa della capsula protetto da questa griglia in plastica.
Non rimane molto altro da dire se non che rimuovendo il gommino ci si accorge dell'ugello di medie dimensioni e di una retina, penso in tessuto a protezione contro polvere e sporco, che però non è a filo ma è messa qualche millimetro in profondità. Considerando che il gommino poi non ha una seconda protezione, questo non impedisce a qualcosa di infilarsi comunque, cosa che poi richiederebbe un nostro intervento manuale per l'eventuale rimozione. Per finire, le 710N sono multipoint, così che possono essere connesse a due dispositivi in contemporanea e potete gestire queste connessioni anche attraverso l'app che vedremo più tardi. Ma veniamo ora ad uno dei due aspetti chiave principali di queste C710N, ovvero il comfort, quindi come stanno una volta che le indossiamo. Mentre il secondo aspetto sarà quello relativo al sound, che però affronterò più tardi. Ora, tutte le buds in-ear si portano dietro qualche potenziale problema, nel senso che in base alla forma dell'orecchio potete trovarle comode, come nel mio caso, oppure sfuggenti se per esempio avete un orecchio più piccolo. Anche perché le 710 non hanno alette in silicone per migliorare la presa, quindi dovete rientrare nel range di utenti, fatemi dire, che Sony ha preso in esame quando ha studiato il design di questo modello. Se quindi rientrate nel range non ci sono particolari problemi, la tenuta è ottima e anzi una volta inserite vanno ad occludere per bene il canale auricolare e riempiono molto bene, come avete visto, lo spazio a disposizione. Questo aspetto però si porta dietro due effetti. Il primo è che il solo gommino è più che sufficiente per garantire una presa eccellente, il secondo è che il gommino isola tanto già passivamente e il grado di occlusione è medio-alto. Solo un appunto però devo farlo: ricordate di inserire per bene a fondo l'auricolare, altrimenti non ne risente solo la stabilità con gli auricolari che tenderanno a scivolare via dalle orecchie, ma ne risentirà anche il comfort, che peggiora perché la capsula va a contatto con punti più sensibili e a lungo andare si può accusare un po' di fatica. Se invece li inserite per bene, nulla da dire, sono comode, stabili e vale tutto quello che vi ho detto finora. Questo proprio perché alla fine tutta la stabilità e il comfort sono demandati al solo gommino. Il peso invece è nella media attuale delle True Wireless. Per questo modello stiamo parlando di 4,9 grammi, che non sono né troppi né troppo pochi. Nella media, appunto. L'applicazione di Sony, che si chiama Sound Connect, meriterebbe un video dedicato per quante impostazioni offre. Cercherò quindi di essere sintetico mostrandovi quelle essenziali per la gestione delle C710N. Nella schermata principale abbiamo in primo piano un'immagine del prodotto nella colorazione che abbiamo acquistato, lo stato di carica delle batterie e il codec utilizzato. Subito sotto abbiamo il widget per la gestione rapida della soppressione del rumore. Qui possiamo mantenerla disattivata, attivare la modalità trasparenza o la soppressione. Non ci sono livelli tra cui scegliere, ma se entriamo nelle impostazioni dedicate vediamo che solo per la modalità trasparenza possiamo scegliere il livello e indicare anche se vogliamo dare precedenza alla voce, magari quando qualcuno ci sta parlando. Guardate inoltre come cambia l'immagine se aumento o diminuisco il livello di suono ambientale. Tornando alla home c'è poi il widget per la gestione rapida delle equalizzazioni, dove toccando su quella impostata abbiamo accesso alla lista per la selezione rapida. Di nuovo, se entriamo nelle impostazioni vediamo che è possibile modificarle dal pulsante dell'ingranaggio agendo sulle diverse bande e sul clear bass. Sempre da questa schermata possiamo poi eseguire il test per generare una equalizzazione personalizzata di cui vi parlerò in dettaglio più tardi. Scorrendo verso il basso c'è poi la possibilità di creare un profilo di ascolto personalizzato tramite la funzione 360 Reality Audio, valido solo per le app che supportano l'audio spaziale, e al fondo della schermata l'opzione per attivare il DSEE, che ricordo essere una tecnologia di Sony per migliorare automaticamente i file audio con una qualità più bassa. Tornando alla home troviamo la lista dei dispositivi connessi e la possibilità di gestire la traccia audio. Ho lasciato per ultimo il controllo del suono adattivo perché questi auricolari possono essere personalizzati in base all'uso che se ne fa. Se tramite la voce controllo suono ambientale in base alle attività, è possibile decidere come impostare la NC, se stiamo fermi, se passeggiamo, corriamo o siamo sui mezzi pubblici. Se attiviamo ottimizza la tua commutazione, gli auricolari imparano dal nostro stile di utilizzo e si imposteranno automaticamente per noi.
In alternativa è possibile farlo non in base alle modalità d'uso, ma in base alla posizione in cui ci troviamo. Sono andato lunghissimo e non vi ho ancora detto nulla dei controlli. Se entrate in una qualsiasi delle impostazioni potete notare il menu Sistema, che sostanzialmente è dedicato a personalizzare i controlli touch. Qui la configurazione di base prevede per il tocco singolo sul destro il play e pausa e sul sinistro la gestione della soppressione del rumore. Con il doppio tocco sul destro andiamo alla traccia successiva, mentre sul sinistro non è impostato alcun comando. Stessa cosa per il triplo tocco, dove sul destro andiamo alla traccia precedente e sul sinistro non è impostato nulla. Infine il tocco prolungato, che sul destro avvia l'assistente vocale, mentre sul sinistro la funzione che dà priorità alla voce di chi ci sta parlando. Con il quadruplo tocco, azione questa abbastanza inusuale, abbiamo la gestione del volume che alziamo con il destro e abbassiamo con il sinistro. La configurazione non si può modificare, potete solo scegliere quale tra le due configurazioni a disposizione assegnare al lato destro e al lato sinistro. Inoltre non sono riportati i comandi per le chiamate vocali e allora sono andato a leggermi il manuale e ho scoperto che per accettare o terminare una chiamata è necessario eseguire il doppio tocco sul destro o sul sinistro, non ci sono differenze, mentre sembra non essere possibile rifiutare una chiamata in entrata, o almeno sul manuale non è specificato come fare. Mi perdonerà Sony, ma al primissimo ascolto mi sono piaciute poco. Onestamente mi aspettavo di ritrovare quel suono caldo e avvolgente che di solito si trova nei prodotti della casa giapponese. Quindi non vi nascondo di aver provato un po' di delusione, però d'altro canto sapevo che non potevano essere in quel modo, cioè ci doveva essere qualcosa da attivare o da modificare per ottenere quelle sensazioni che ricordavo. Ebbene, la funzione in questione è banalmente l'equalizzazione personalizzata, che dopo un breve test che richiede qualche minuto è come se di fatto le sbloccasse dal torpore. Fatto questo è proprio il caso di dire che è tutta un'altra musica. Il sound è molto soddisfacente, è caldo, avvolgente e con un'ottima resa sia sui medi che sui bassi. Sui bassi una nota in più, potete modificarli a piacimento aumentandoli o diminuendoli tramite la funzione Clear Bass, ma anche qualora decideste di metterli al massimo, ecco, non risulterebbero mai troppo. Presenti sì, con un bel rimbombo sì, ma mai eccessivi. Tutte qualità espresse dal piccolo driver in dotazione, stiamo parlando infatti di un driver dinamico da 5 mm, molto più piccolo di tanti altri driver cui siamo abituati, ad ulteriore dimostrazione che qui le dimensioni non contano o contano comunque poco. In questo caso il driver è più che capace di soddisfare le esigenze del 99% degli utenti e grazie al codec AAC è anche in grado di offrire una buona qualità pur non implementando codec ad alto bitrate o avendo certificazioni iRes. Anche la taratura del volume è interessante, all'80% coprono bene la maggior parte dei rumori ambientali e di traffico in strada, mentre a volumi più alti la potenza c'è e si sente e soprattutto l'audio è molto pulito, senza alcuna distorsione. In definitiva mi sono piaciute, richiedono un po' di attenzione, bisogna cucirsele addosso, ma una volta impiegati quei pochi minuti sono tutta un'altra roba rispetto a come escono tarate di fabbrica. Per me quindi sono promosse nonostante questo aspetto caratteristica, se vogliamo definirla così. Se le avete già con voi e volete provare un brano da ascoltare prima e dopo la vostra personalizzazione, io vi consiglio quello in sovraimpressione che a mio parere ha il giusto mix di caratteristiche e vi farà comprendere meglio quello che vi ho raccontato finora. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Come abbiamo appena ascoltato, i microfoni di queste Sony sono eccellenti e fatemi dire che non mi sarei aspettato nulla di diverso. In tutte le condizioni 2 microfoni per auricolare lavorano molto bene tenendo in primo piano la voce e gli algoritmi di soppressione del rumore fanno altrettanto filtrando la maggior parte dei rumori ambientali di sottofondo. L'unico appunto che mi sento di fare riguarda il volume della voce che sembra un po' più basso del solito, ma comunque nel complesso queste C710N si comportano molto bene.
Sony dichiara una durata massima di 12 ore con la soppressione del rumore disattivata o in alternativa 8 ore e mezza se decidiamo di attivarla. Sul portale non sono però indicate le modalità con cui sono stati eseguiti i test di durata, per cui posso dirvi i risultati dei miei test, quelli che conduco con il codec AC e il volume impostato all'80%. In questo caso gli auricolari hanno suonato ininterrottamente per 10 ore e mezza, quindi è lecito ipotizzare che i test siano stati eseguiti con il volume al 50% e probabilmente con il codec SBC. In chiamata invece riescono a fare 4 ore e mezza indipendentemente dalla modalità di soppressione del rumore che impostate, questo perché tanto quando siete in chiamata gli auricolari la attivano di fatto automaticamente. Un risultato questo di nuovo che le pone nella media delle true wireless moderne che in chiamata riescono a fare di solito sulle 5 ore. Per il resto invece voglio ricordarvi che questo modello non ha la ricarica wireless, mentre implementa quella rapida parziale che con soli 5 minuti ci dà fino a un'ora di riproduzione. La batteria inclusa nella custodia è poi in grado di ricaricare le 710N per altre 2 volte e mezzo. Questo significa che con la soppressione del rumore spenta possiamo arrivare ad un massimo di 36 ore contro le 40 dichiarate e con la soppressione attivata ad un massimo di 26 ore contro le 30 dichiarate. Risultati questi comunque in linea con le aspettative, buoni con ANC attivo, ottimi con ANC spento perché 10 ore passa non sono per nulla poche. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come ormai saprete a memoria, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Squadra che vince non si cambia, o perlomeno si cambia poco. Le WFC710N non avevano bisogno di un drastico cambiamento rispetto al modello precedente, ma piuttosto delle rifiniture per renderle più moderne e al passo con i tempi. Difatti dal punto di vista del design mantengono forme e dimensioni quasi invariate, ma per fortuna abbandonano il pulsante in favore di un'area touch che rende le operazioni più comode e sicure. Comode perché basta sfiorarle per dare i comandi e sicure perché con un tocco lieve si può evitare di muoverle dalla loro posizione ed evitare così potenziali scocciature. Poi chiaramente all'interno cambiano o comunque migliorano, abbiamo una versione di Bluetooth più recente, una batteria di lunga durata, anche con ANC attivo e appunto una soppressione del rumore inferiore al modello top di gamma ma comunque di ottima qualità. Tutte caratteristiche da mettere nei Pro insieme al sound dopo che avrete impostato però la vostra equalizzazione preferita e all'applicazione per smartphone che è una delle migliori in circolazione. Tra i contro o comunque i punti da migliorare, l'unico che mi sento da segnalare è quello legato alle dimensioni della capsula, che potrebbero non essere adatte ad alcune tipologie di utenti. Avrei inserito delle alette in silicone, magari rimovibili, per migliorare la stabilità generale. E infine 2 parole circa il prezzo. Quanto costino di listino è strano da dire. Ricordo che al lancio erano prezzate a 119 €, che poi è il prezzo che trovate nei vari store online, mentre dal portale di Sony costano 109. Non sembrano esserci sconti particolari al momento, ma comunque se siete interessati all'acquisto in descrizione trovate il mio link affiliato e vi ricordo di seguire anche il mio canale Telegram dove potete trovare in offerta la maggior parte dei prodotti che recensisco. Bene, vi sono piaciute queste Sony? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, mentre io al momento non posso fare altro che ringraziarvi per essere rimasti con me fino alla fine. Altre novità, altre true wireless arriveranno nelle prossime settimane che vi posso già annunciare saranno di fuoco e non solo per le temperature esterne che si avviano verso livelli davvero ingestibili. Mentre aspettate con ansia le nuove recensioni, vi invito ad iscrivervi al canale e mettere un like a questo video se lo avete trovato interessante e ad attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Alla prossima!